Ciao, sono Ellis e oggi parliamo di drammi coreani. Oggi parliamo di un dramma coreano andato in onda su Netflix si è concluso qualche giorno fa. Il titolo di questo dramma è My Demon, il mio demone. 16 episodi e una fatica di quelle veramente che cresceva di puntata in puntata. Faccio una premessa prima di andare a fare la recensione che sarà lunga, frammentata, tipo stream of consciousness e quant'altro. La premessa è che queste recensioni sono mie opinioni personali, ovviamente. Io non sono un critico cinematografico, non ho la competenza per valutare un prodotto televisivo dal punto di vista tecnico. Quando valuto un dramma, lo valuto ovviamente in base al mio gusto personale, in base alla trama, al grado di convincimento che questa trama, che il modo in cui sono costruite le fasi della trama mi suscita, alle performance degli attori, all'umore del momento anche, ok? Però ripeto, queste sono opinioni mie personali, non mi sono mai messa in cattedra dicendo questo è quello che dovete pensare, anzi, cioè, ben venga un'opinione diversa. Quello che cerco di fare quando faccio una recensione è di dare anche una ragione dietro alle mie opinioni, nel senso che se dico che un dramma è brutto o è bello, cerco di dare delle ragioni perché sono arrivata a questa opinione, cosa che mi sembra anche abbastanza intelligente, possiamo dire. Di solito quando uno dà un'opinione sarebbe anche buona creanza spiegarla questa opinione. E tante volte mi capita che dico questo dramma non mi è piaciuto perché bla bla bla. No, ma questo dramma è bellissimo, mi viene detto. Ho capito, per voi è bellissimo. Se io ho detto che non mi è piaciuto, è anche probabile che abbia detto il perché non mi è piaciuto. E quindi, ripeto, la mia opinione ancora non è Vangelo, però rimane comunque la mia opinione. Detto questo, passiamo a questo dramma. Dicevo, 16 episodi. Questo dramma per me non ci girò intorno, è stato di una noia mortale. La storia in brevissimo. Lui è un demone che trascorre la sua vita da demone con dei poteri particolari e la sua occupazione principale qual è? È quella di stipulare dei contratti con degli esseri umani, di solito quando questi esseri umani sono in condizioni di difficoltà acuta, e il demone stipula questi contratti garantendo l'esecuzione di un desiderio, del desiderio diciamo più profondo che questi esseri umani desiderano. In cambio, dopo 10 anni, lui arriva e riscuote l'anima dell'essere umano che ha stipulato il contratto e lui porta quest'anima all'inferno. Lei è una ragazza orfana di genitori che è stata adottata da questa signora a capo di un'azienda ovviamente multimiliardaria, con cui ha un legame molto profondo perché lei praticamente gli ha fatto da padre e madre quando i genitori sono morti in un incidente stradale il giorno del suo 10° compleanno, mi sembra. Una sera che lei è rincorsa da dei brutti ceffi, lui la salva. Però nel salvarla succede un fatto abbastanza peculiare, ovvero il tatuaggio di lui, che è una croce, cosa che già è un ossimoro di per sé, si trasferisce dal polso di lui al polso di lei e quindi lui perde tutti i suoi poteri e riesce ad esercitarli solo quando tocca il polso di lei. Quindi i due
eh, iniziano una collaborazione, lui per trovare il modo di riprendersi il tatuaggio, lei perché in seguito alla morte, avvolta da circostanze un po' nebulose, della CEO, della signora che l'ha adottata alla morte dei genitori, si trova in mezzo a una guerra per l'eredità, che i figli di questa signora, che lei non ha mai visto di buon occhio perché sono uno peggio dell'altro, le stanno diciamo scatenando contro, perché lei è stata nominata erede universale di tutti i beni della suddetta signora. La clausola è che si deve sposare, quindi si sposa col demone dopo che lui inizialmente ha respinto la sua proposta. Nel frattempo i due si scoprono innamorati e ovviamente scoprono anche che il loro destino è ben più intrecciato di quanto si pensava all'inizio, perché non solo la morte dei genitori di lei coinvolge sia la signora CEO che il demone, ma addirittura loro due sono legati fin dalla loro prima vita, ovvero la prima vita umana di lui, perché prima di diventare demone è stato un essere umano, e anche la prima vita di lei, in cui i due appunto si sono conosciuti, si sono innamorati, e lei è morta e lui è andato fuori di testa, e in seguito alla morte di lei poi appunto è diventato demone. Perché ho detto che questo dramma è molto noioso? Perché lo è. Ecco perché. Allora, purtroppo, e lo dico perché è un peccato che sia stato realizzato in maniera così noiosa, perché non manca di argomenti, non manca di conflitti, ma gli sceneggiatori hanno fatto una scelta, secondo me, scellerata, di privilegiare il lato estetico, perché lui è un attore molto, molto quotato. Secondo me, allora, lui come attore è mediocre, non è che sia sto grande attore, però è un bel ragazzo. E quindi, essendo un bel ragazzo, tira, è estremamente popolare e quindi tira. Lei pure è una bella ragazza, è un'attrice che recita fin da quando era bambina, e secondo me è anche più espressiva di lui, nonostante in questo dramma in particolare non abbia avuto chissà che materiale di qualità su cui esprimersi. Dicevo, gli sceneggiatori hanno fatto una scelta consapevole di privilegiare l'aspetto estetico del dramma, quindi una fotografia molto buona, scene che proprio indugiano sui primi piani di lui, di lei, di loro due come coppia, per far vedere quanto sono fighi, mettendo in secondissimo piano invece gli eventi stessi, cioè proprio l'accadimento solido che fa progredire la trama. E il problema qual è? Se non ci fosse, dell'azione, del conflitto che succede, uno dice, vabbè, hanno cercato di fare del meglio con il poco che avevano a disposizione, e non è così. Il problema è che gli argomenti, come dicevo, ci sono, e ce ne sono parecchi, perché il modo in cui le vite passate, le vite dei personaggi sono intrecciate, è veramente molto articolato. Ma siccome tutto è sacrificato all'altare del visual, lo spettatore perde interesse per quello che è tutta la battaglia dell'eredità da una parte, e la storia del demone con il suo tentativo di recuperare i poteri, e poi capire che impatto ha avuto e sta avendo sulla vita di lei, la prima vita e quella attuale. Tutto questo proprio viene
ripeto, messo talmente in secondo piano che lo spettatore, io nella fattispecie, ho perso l'interesse veramente a metà dramma. E non sono la sola, perché ho visto veramente tanti commenti di persone che dicono che erano annoiati fuori di misura a vedere questo dramma. Ci sono veramente le prime 8 puntate in cui succede meno di niente, cioè succedono delle cosette, però ripeto tutto. Allora, ho perso il conto, soprattutto nella prima parte del dramma, di quante volte lui abbia una scena in cui dice che si sente il più figo del mondo e che la sua esistenza di demone, giovane, bello e con i poteri, è il non plus ultra della felicità. Questa cosa viene reiterata e reiterata e viene poi ripresa addirittura nell'ultima puntata. Ho capito, sei contento di essere demone perché sei bello, ma buon per te, però quando me lo dici per la quarta volta di seguito senza che questa scena abbia una funzionalità all'interno dello svolgimento degli eventi, a me cascano pure un po' le palle, cioè perdonami, caro demone, che ci avrai pure una bella faccia. Altra cosa, altre due cose. La prima, la logica che va fuori dalla finestra. Allora, la protagonista è a sua volta la CEO di un'azienda, quindi comunque una persona benestante e di una certa importanza. Eppure, a un certo punto lei viene perseguitata da uno psicopatico che le vuole togliere la vita e riesce addirittura a intrufolarsi in casa sua per appenderla poi dal balcone per appunto ucciderla. La sicurezza non esiste, non ci sono telecamere, no, forse ci sono, però lo beccano quando lui è già dentro, quindi non ci sono telecamere fuori dal palazzo, non c'è un custode, non c'è una sicurezza che faccia un attimino da filtro a chi può entrare in un appartamento che comunque si vede non è un buco di periferia aperto a chiunque abbia un attimino di forza fisica per scassinare la porta. Niente, questi entrano. Stessa cosa è per il demone. Il demone nel corso degli anni si è costruito ovviamente un'identità da presentare al mondo e lui è il presidente di questa fondazione che non si capisce bene cosa faccia. Questa fondazione è un po' anche il suo covo, nel senso che c'è questo studio grandissimo con una libreria pazzesca, che è enorme, splendida, con il manuale del demone proprio in bella vista, che chiunque se lo può prendere e portare a casa. E in più questo studio molto grande è collegato poi a una sala in cui ci sono questi scaffali aperti su cui sono posizionati gli orologi che rappresentano simbolicamente la durata dei contratti che il demone ha sottoscritto con le anime che poi andrà a raccogliere. Il tizio che sta perseguitando la protagonista a un certo punto prende di mira anche lui, perché i due si sono sposati e perché lui è mandato dal cattivo della storia. Anche qua lui si intrufola senza che nessuno se ne accorga nell'ufficio, piazza una cimice per ascoltare i discorsi di chi è in quell'ufficio, nella fattispecie il demone con tutti i suoi collaboratori, e poi porta via il manuale che, vi ripeto, è proprio su uno scaffale in bella vista con scritto proprio manuale del demone. Ma quanto devi essere fesso per avere una non sicurezza del genere? Uno. E due, ma gli sceneggiatori, ma quanto ci credono fessi per farci vedere una cosa del genere? In più, altra cosa che veramente ancora non mi capacito di quanto sia imbarazzante. Il cattivo a un certo punto, dopo un po' di giri e diciamo arrotolamenti di trama su se stessi, viene finalmente scoperto e il demone lo porta in cima ad un palazzo tenendolo per la gola, ok? E lui, questo cattivo, si lascia cadere
Un palazzo che allora non sappiamo con esattezza quanto sia alto, però sicuramente non è un palazzino da 3 piani, ok? Anche perché si vedono le inquadrature, siccome il demone va spesso in cima a questo palazzo, si vedono le inquadrature della città dall'alto e quindi più che un palazzo sembra quasi un grattacielo. Ecco, questo cattivo cade da questo grattacielo, scompare per una puntata e riemerge dopo una settimana, perché viene detto che lui è il corpo, si pensa che sia morto e non è morto, e già questo, voglio dire, è un salto logico di quelli tripli carpiati, eccetera eccetera. Dopo una settimana lui rapisce la protagonista perché vuole saldare il suo conto col demone, vuole annientare tutti e due. Allora non solo non è morto, dicevo, dopo essere precipitato da un grattacielo, ma addirittura non ha nemmeno una gamba rotta. Cioè, seconda volta, sceneggiatori, ma pensate che siamo fessi? Cioè, non ha senso una cosa del genere. E il problema è che quando lo spettatore registra un dettaglio che pensa non abbia senso, ne registra un secondo, ne registra un terzo, alla quarta volta a questa storia non ci crede più. E già se la sommiamo al fattore noia che abbiamo accumulato durante la prima metà del dramma, ragazzi miei, aiuto! Altra cosa, i personaggi inutili. Uno è questo stalker che vuole uccidere la protagonista, che cambia le facce perché continua a mettersi delle maschere e sembra avere un'ossessione per lei perché nel suo covo ci sono tutte le foto di lei, quindi si vede che la sta spiando da tanto. Ed è vero che è stato mandato dal cattivo della storia, però un impianto del genere, una costruzione del personaggio del genere fa presumere che ci sia qualcosa di più sotto. Non si sa. A un certo punto questo qua muore, viene tolto di mezzo e tutto quello che poteva essere viene abbandonato a lato della strada e chi se ne frega. Ok. Altro personaggio inutile. Il demone ha un segretario che è stato un tizio che ha fatto più dei contratti, mi sembra, delle vite passate con lui e poi è tornato. E poi c'è questa ragazza che è la figlia di un tizio che il demone ha mandato all'inferno dopo i 10 anni di contratto. Questo tizio pestava la figlia quando era una bambina e quindi l'arrivo del demone a portare all'inferno il padre di fatto ha sancito la liberazione da un'esistenza di patimenti di questa bambina, che quindi si è legata emotivamente a questo demone, pur non essendo mai ricambiata, perché il demone, il protagonista maschile, ha un'opinione estremamente negativa dell'essere umano, lo ritiene una creatura patetica e assolutamente non interessante fino al momento in cui si innamora della protagonista, allora lei è l'eccezione. Però riguardo agli altri, e non ne fa mistero, ha proprio questa opinione molto da essere superiore rispetto all'essere umano. E è la stessa cosa anche con questa tizia che una volta poi diventata grande si invaghisce del protagonista e continua a essere sulla scena come elemento che si mette di traverso alla storia dei due protagonisti, ma senza un arco narrativo spiegato o giustificato. Lei a un certo punto danza con le spade perché lui ogni tanto ha dei flashback della prima vita e si ricorda di una figura femminile che danzava con le spade, che era però la protagonista. E quindi lei, che raccoglie questo dettaglio da un dipinto che c'è appeso in questa fondazione, che ripeto non è ben chiaro cosa faccia, cura degli spettacoli di cui lei è la protagonista, ma fa anche altre cose non meglio specificate. Dicevo, lei fa questi spettacoli con le spade, quindi lui ogni tanto la guarda, però non c'è mai niente tra questi due che da una parte giustifichi l'innamoramento di lei, anche se il salvataggio da bambina già potrebbe essere una ragione,
Però ecco, da parte sua di lui non c'è mai un'apertura verso di lei. Ecco, eppure lei continua a mettersi di traverso e ad essere un personaggio, però nella totalità degli eventi assolutamente inutile. Cioè, se lei come personaggio dovesse essere tolto dal dramma, la sequenzialità degli eventi e la concatenazione logica quando c'è non ne soffrirebbe in nessun modo. E quindi dico, ma che senso ha mettere sulla scena un personaggio che dà solo fastidio, ma poi di fatto non va a incidere in nessun modo sulla progressione degli eventi? È solo un inciampo temporaneo, ma non aggiunge nulla se non il fastidio. E voglio dire, già la trama ne ha di suoi, perché ripeto, la famiglia della CEO, della signora che ha adottato la protagonista, ha tanti problemi, ma proprio tanti. E la cosa che mi ha lasciato basita, questo penso sia la cosa che più di tutti mi ha lasciato a bocca aperta e con l'amaro in bocca allo stesso tempo. Non so perché, un giorno stavo guardando, ah sì, lo so il perché. Abbiamo stabilito in uno dei video passati, l'ho detto, che la trama è l'elemento portante di una storia. Ci possono essere trame che sono centrate sui personaggi e trame che sono centrate sugli eventi. In questo caso dovrebbero essere centrate sugli eventi, ma falliscono miseramente, nonostante cioè, gli eventi ci siano. Ehm, Dicevo, stavo guardando su My Drama List gli sceneggiatori di Mr. Queen, che per chi non lo sapesse è il mio drama preferito, coreano preferito in assoluto, perché ha tutto secondo me. Ha una trama solida, ha elementi vari, romantici, l'intrigo politico, la suspense, i dialoghi estremamente brillanti ma allo stesso tempo con portata emotiva, performance da parte del cast stellare, cioè ha tutto quel dramma lì. Allora cosa ho fatto? Vado a vedermi gli sceneggiatori. Sono due sceneggiatori. Guardo uno che aveva fatto mille altre cose che probabilmente prima o poi recupererò, adesso vedo, e vado a vedere l'altro che ha tre titoli. Uno è Mr. Queen, il secondo è Mr. Queen, gli episodi, due episodi extra che sono stati pubblicati, che sono un po' un fanservice, e il terzo è My Demon. Cioè lo stesso sceneggiatore di Mr. Queen ha fatto questa cosa qua. E io mi sono detta, l'altro ha scritto la maggioranza delle cose e questo gli ha fatto da assistente, perché non è possibile che la stessa persona abbia scritto quel dramma e questo dramma. Cioè, non è possibile, cioè mi rifiuto di credere a una cosa del genere, perché questo è veramente un pasticcio dal punto di vista della struttura narrativa. Ripeto, un ritmo che è estremamente lento nella prima parte e fa perdere del tutto l'interesse, la curiosità, il grip allo spettatore, perché va a privilegiare cose che avrebbero potuto essere funzionali all'interno della trama, perché io non dico che ai due attori belli non gli devi fare delle inquadrature o costruire delle scene particolarmente curate, lo puoi fare, ma non puoi perdere di vista gli eventi, invece viene tutto spinto in secondo piano verso la fine. Ci sono anche dei plot twist molto intriganti, ad esempio il coinvolgimento del demone nell'incidente dei genitori di lei. Però lo spettatore ha già perso la pazienza quando si arriva a quel punto. È proprio costruito male e non per mancanza di contenuto, perché ripeto, i contenuti ci sono per entrambi i protagonisti, ma sono proprio incastrati in un modo che va a cozzare a rendere davvero macchinosa la fluidità della narrazione.
Non c'è omogeneità, non c'è l'organicità nel raccontare questa storia. È tutto votato alla bella inquadratura della bella faccia e si perde completamente di vista il contenuto per privilegiare una supposta forma. Per me è stata una delusione enorme. Allora, ripeto, come ho detto all'inizio, questa è una mia opinione personale e come questa è la mia opinione personale, ci sono altre opinioni diverse di gente che dice che è un dramma bellissimo, che è fatto benissimo, che io faccio fatica molto a capire alla luce di quello che vi ho spiegato. Però è anche vero che tante teste, tanti pensieri. Ehm, Però per me è stato davvero difficile vedere questo dramma perché ogni volta, ogni puntata mi cascavano le braccia e io non riesco a vedere un dramma solo per una bella faccia se gli eventi vengono trattati e vengono esposti in una maniera tanto superficiale. L'unica nota positiva è stata la signora che interpreta Dio, che è l'attrice che in Mr. Queen faceva Lady Choi, la dama di corte, che è un'attrice molto brava. Lei fa sempre delle parti secondarie, ma interpreta lei qui la parte di Dio e è sempre vestita da barbona. Lui la riconosce subito e quindi ogni tanto vanno a bisticciare, e vanno a fare dei discorsi che dovrebbero essere i discorsi sui massimi sistemi e la fede, il perdono e sacrificarsi per gli altri, però ripeto, cioè io ho già perso la poesia nei primi 8 episodi in cui lui continua a guardarsi allo specchio e a dirsi ma Dio quanto sono bello, ma Dio quanto sono bravo, sì, ho capito, cioè, ho capito, sei bello, sei bravo, però hai anche un po' rotto le palle, sinceramente. Peccato perché credo che dal punto di vista delle potenzialità potesse fare bene, ma è stato gestito con i piedi, è proprio stato costruito malissimo e gli argomenti invece per poter creare una storia molto avvincente ma anche molto più impattante dal punto di vista del pathos, dell'emotività, perché allora la storia della loro prima vita, lui è un nobile e lei è una cortigiana e quindi c'è una differenza di status sociale che impedisce loro di amarsi liberamente. Trovano una specie di via, diciamo, nella religione cattolica che dice che tutti gli uomini sono stati creati uguali. E quindi diciamo che in questa ottica c'è la possibilità per queste differenze sociali che sono l'ostacolo che loro hanno per stare insieme, trovano una via che potrebbe invece permettere loro il vivere una storia d'amore come pari, senza ostacoli. Però i seguaci della religione cattolica, al tempo in cui questa storia d'amore travagliata ha luogo, vengono a un certo punto equiparati a dei traditori e quindi lei, diciamo, diventa un po' il capro espiatorio di questo raid delle guardie contro appunto tutti quelli che si riunivano segretamente per pregare. Lui che è stato mandato via, non mi ricordo perché, torna e la trova che è stata uccisa e quindi va fuori di testa e da qui poi diventa appunto un demone. Però ecco, c'era tutto questo discorso anche della fede, nel credere, cioè del bene e del male, senza poi focalizzarsi sulla religione in particolare, però il credere a qualcosa, la speranza, il bene e il male, le scelte, tutta diciamo la filosofia del personaggio che interpreta Dio, che dice io non decido niente, sono soltanto un accompagnatore,
perché poi tante volte le sfortune che gli esseri umani attribuiscono a una mia volontà negativa altro non sono che le conseguenze delle loro stesse scelte. E anche per te, demone, che vieni qua a farmi la morale, sarà così perché stai rivivendo adesso quello che hai già rivissuto nel passato. E quindi ci sarebbe anche del materiale per creare qualcosa di un pochino più di spessore. Invece hanno deciso di dargli questo taglio assolutamente superficiale e piatto in un certo senso, che va a finire di svilire tutta quanta la storia. Dio, che fastidio proprio, cioè questo dramma mi ha causato del fastidio. Vabbè, questo è quanto. Se l'avete visto ditemi cosa ne pensate, se avete un'opinione diversa fatemelo sapere, io la ascolto perché non c'è nessun problema avere un'opinione diversa, questa era la mia. Bene, dai, direi che mi posso fermare anche per oggi, vi auguro buona giornata e alla prossima, ciao!